Allora ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Nel video di oggi cercherò di rispondere a un'altra domanda che mi avete fatto particolarmente spesso, diciamo, sia qui in qualche commento anche su Instagram, che è questa qui: come scegliere la facoltà giusta, cioè l'indirizzo, scusate, non la facoltà giusta, all'interno di una facoltà. Ad esempio, voi fate la facoltà di ingegneria o la facoltà di architettura, il discorso vale in generale, e poi avete più indirizzi. Ad esempio, dentro ingegneria ci possono essere ingegneria, indirizzo strutture, civile, ambientale, indirizzo geotecnico, indirizzo idrologico, idraulico, insomma ci sono tutta una serie di indirizzi che hanno differenti sbocchi poi lavorativi. Allora spesso mi viene fatta questa domanda: ma io come posso scegliere, cioè quello che mi si addice di più, oppure magari io amo particolarmente questa cosa ma non sono sicuro se scegliere questa cosa qui oppure sceglierne un'altra. E questa domanda spesso viene anche da persone che abitano magari all'estero e vogliono fare un corso di laurea, quindi trasferendosi, ma non hanno conoscenze delle varie università perché appunto non sanno, non ci sono mai stati, quindi non hanno bene conoscenza dello Stato e di tutte le cose particolari che possono essere magari differenti rispetto all'università che attualmente frequentano. Allora, il primo consiglio che vi do è questo: qualsiasi sia la facoltà che voi vogliate andare a fare e l'indirizzo che voi vogliate andare a fare, semplicemente andate su quello che è il sito della facoltà, andate sull'indirizzo di laurea che volete frequentare, che sembra una cosa banale, però spesso molti non lo fanno, e andate a prendervi l'elenco degli esami, ok? L'elenco degli esami vi permetterà di capire quali sono le materie principali che vengono studiate dentro quell'indirizzo di laurea. Facendo questo riuscite anche a capire se quelle materie sono di vostro interesse, per quanto ne possiate sapere in quel momento, però già avere i titoli delle materie, andare poi magari a googlare su internet ogni tipologia di materia che cosa va a trattare, a parte che assieme ai titoli spesso è indicato anche nel piano di studio proprio la descrizione di cosa si va a fare durante l'anno in quella materia lì. Però diciamo che questa cosa qui può aiutare molto, a mio avviso, a capire intanto dove ci si va a indirizzare. Ok, questo è il primo punto. Un altro punto fondamentale è sicuramente quello di andare a fare delle ricerche inerenti alle attività lavorative che quella figura va a svolgere. Quindi se si tratta ad esempio di un ingegnere strutturista, come può essere il mio caso ad esempio, io vado a vedere, cerco di capire che cosa fa questa figura, per capire se questo è un indirizzo che mi si addice, mi può piacere, oppure è una cosa che in realtà è completamente fuori da quello che io pensavo si facesse in quel tipo di indirizzo. Quindi andare a cercare di capire che cosa fa quella determinata figura. E poi sicuramente un'altra cosa importante quando ci si approccia appunto allo studio è anche capire, e questo diciamo è importante, come vi dico sempre, fare quello che ci piace, ok? Questo è fondamentale, però in questo caso anche capire tra i vari indirizzi qual è quello che magari non dico sta in pole position, però raccoglie un pochettino quegli altri, quindi ha delle conoscenze più generali e riesce come figura ad inglobare magari anche le altre figure, può essere una cosa interessante perché vi permette poi nel mondo del lavoro di avere più sbocchi professionali. Allora, è ovvio che se io sono innamorato della geotecnica e voglio fare ingegneria geotecnica, vado a fare ingegneria geotecnica, poi avrò gli sbocchi che... Però se diciamo io sono un pochettino indeciso su quale fare e vedo che l'ingegnere civile, quello strutturista, può avere anche delle nozioni di geotecnica, quindi può progettare anche determinate opere, può imparare a fare determinate cose che quella figura di nicchia magari fa, però è limitata a quel tipo di lavoro, mentre l'ingegnere civile strutturista può fare tutta una serie di opere che magari racchiudono anche quella figura, quindi può fare tutta una serie di cose, poi può fare anche il calcolo geotecnico. Sicuramente è un qualcosa di aggiunto, è un valore aggiunto, ok? Quindi fare anche questi tipi di ragionamenti, ovviamente ribadisco, se è una cosa che vi appassiona, vi piace, fatela a prescindere.
Vi posso fare anche un altro esempio, perché questo non vale solo per l'ingegnere civile strutturista, vale per tutta una serie di ambiti. Ad esempio, se voi fate informatica o comunque siete propensi a fare una facoltà di questo tipo, ma siete indecisi tra, ad esempio, ingegneria informatica e informatica pura, e in questo caso cos'è la discriminante? Se io voglio acquisire delle skills più da ingegnere, quindi ad esempio skill di problem solving, skills di project management, tutte queste tipologie diciamo di skill che mi può dare la facoltà di ingegneria, allora vado a fare più ingegneria informatica, dove magari c'è meno linguaggi di programmazione ma ho un controbilanciamento con altre caratteristiche. Se invece io voglio semplicemente studiare il maggior numero possibile di linguaggi informatici, allora in quel caso magari vado a fare informatica pura, dove so che si studia C#, Python, Visual Basic, non so, tutti questi linguaggi qua. Adesso sono un po' arrugginito dal punto di vista dell'informatica, una volta insomma ero più sul pezzo, però comunque so che ci sono tutta una serie di linguaggi che magari li potete fare più in quella facoltà, ok? Quindi questo è il fatto, cercare non solo di limitarsi al nome della facoltà, ma cercare anche di capire, studiare e approfondire i diversi aspetti. Ripeto, una delle cose più scontate, quindi il punto numero 1 che ho citato e che spesso non viene fatta, è quella di andare a leggere gli esami, perché vi permette di capire appunto effettivamente che cosa si fa in quella facoltà, e penso sia una cosa positiva, che vi permette poi di decidere al meglio su cosa indirizzarvi. Ok ragazzi, quindi questo sono 3 punti semplici ma penso fondamentali per cercare di rispondere a questa domanda, cioè come capire quale indirizzo rispetto ad una facoltà che io ho scelto mi si addice di più, ok? O quale facoltà, se ce ne sono diciamo un paio molto simili, posso andare a fare se sono indeciso. Quindi cercate di seguire questi consigli, spero che vi possano essere utili. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!